Fare la barba con un rasoio, un gesto normale per tante persone, ora magari in disuso con l'avvento delle moderne tecnologie e della fretta che sembra consumare tutto. Per realizzare il prodotto finito ci vuole quasi una giornata. Occorre avere esperienza e perizia, come Mastro Lidolivi, un artigiano perugino che prosegue una tradizione familiare, che parte dal 1800 in Toscana. Mastro Livi, dal 1965, alla morte del padre Alfonso, ha preso le redini della ditta Livi Coltellerie, che costruisce lame per vari settori merceologici, coltelli per cucina, ma anche per la caccia, forbici e bisturi. Ma molti non sanno come si realizza un rasoio. Il nostro artigiano ha aperto le porte del suo laboratorio per spiegare i vari passaggi della lavorazione, dal modello in legno di betulla e una barretta d'acciaio al rasoio, che poi finisce dal barbiere. Mastro Livi spiega perché utilizza un tipo di acciaio di provenienza americana, ATS 34. Questo è un tipo di acciaio che io prediligo per realizzare rasoi a mano libera, perché è un acciaio ultimo ritrovato RWL oppure ATS 34, in lingua nostra conosciuto così, ATS 34. Provenienza americano, è un acciaio molto tenace, molto valido. Ho fatto degli studi su questo tipo di acciaio e per il rasoio da barba a mano libera ha una caratteristica molto bella, cioè mantiene molto il filo. L'artigiano, o meglio l'artista delle lame, spiega che il modellino in legno lo posiziono sulla lamina e lo vado a disegnare semplicemente con un pennarello. E adesso c'è la fase del taglio. Premetto che se vediamo il rasoio, questo come misura dovrebbe essere, dico dovrebbe perché attualmente non è, dovrebbe essere un 6 ottavi, cioè un 6 ottavi misura di un pollice, perché il pollice è 8 ottavi, questo è un 6 ottavi, è un pollice ridotto, ma all'origine è un po' più largo. Io lo taglio più stretto perché successivamente vedremo che con la forgia e il martello sull'incudine questa misura aumenterà, perché la sezione si conifica e il martello riesce a modellarlo e si allunga. Allora lo taglio più stretto del normale. Allora, la fase successiva dopo il disegno, passiamo al taglio. Prossima fase è la foratura per il perno, lo snodo della lama sul manico. Qua. Vediamo in questo momento la lama. Ha uno spessore di 6 mm, ha la sagoma perfetta del rasoio, 6 ottavi, con il foro per lo snodo lama manico. Vediamo adesso la forgia.
tanti possono pensare al fabbro di un tempo, ritratto in qualche filmato d'epoca o riproposto in qualche scena di rievocazione medievale nelle tante feste di paese. Mastro Livi unisce l'esperienza di oltre 50 anni di lavoro al pieno utilizzo della tecnologia del 2000. L'artigiano, mentre è all'opera con la prima fase della lavorazione del rasoio, sottolinea che per riuscire in questa impresa c'è molta attenzione da parte anche di persone che non fanno questo mestiere, ma che hanno la passione delle lame, hanno la passione e subentra, diciamo, in queste persone il desiderio di avventurarsi alla costruzione di una lama. Non è difficile, basta poi anche un'attrezzatura minima. Questo per gli hobbisti. Con questo passaggio, adesso prossimo, dovremo arrivare alla conclusione della forgiatura. La fase di adesso devo fare attenzione che il rasoio sia perfettamente dritto, che non sia curvo, altrimenti nella tempera me lo ritroverei curvo, anzi la tempera lo curverebbe ancora di più. Adesso la fase successiva, passiamo alla tempera sul forno. È un sistema che non si usava nell'antichità, però è un sistema che lo usiamo, diciamo, forzatamente, perché il pezzo che viene temperato abbia una qualità perfetta. Cioè la lama del rasoio, la stessa durezza di Rockwell, che sia, per spiegare bene, che sia la stessa dal fondo della lama alla punta. Se l'andremo a misurare con un durometro vedremo che i Rockwell sono perfetti. A mano con la forgia si può fare questo lavoro e lo si faceva nel passato, però poteva capitare che la lama in alcuni punti, nella molatura, nella filatura, dove aveva preso meno durezza, si avvertiva il trasporto sulla mola, significa che in quel punto la tempera era debole. Invece con il forno questo non si rischia, perché viene perfetto. Mastro Livi ricorda l'importanza della uniformità della durezza della lama. Il forno è a quota 1050 gradi. Adesso da questo momento deve stare un quarto d'ora sul forno. Nel frattempo faccio vedere la molatura del rasoio. Questo, vediamo, il martello ha fatto questa V, no? Io devo cercare di ridargli la sagoma giusta. L'acqua si riprende sulla mola, ecco l'acqua che si stacca dal filo della lama e si trasporta in alto. Intanto controlliamo il forno, ci sono ancora 8 minuti. Ecco,
quando la fase è completa io devo arrivare con questa molatura all'altezza del codolo del manico e la sommità deve essere a taglio. Adesso io faccio questa operazione per riportarli, il filo lo vediamo è tutto un po' ha delle dune, dei dossi, no? Per rettificarlo sul fianco della mola faccio questa operazione. Eccolo, lo vediamo sul fronte. Allora, adesso devo portare la lama a filo tagliente per non rischiare di andare fuori parallelo. Il filo deve essere parallelo alla costa della lama, no? Non può stare così, se la costa è così il filo non può stare così, deve stare parallelo. In questo caso, ecco, io gli faccio adesso questa operazione perché se c'è qualcosa che non quadra lo posso correggere. Ecco, adesso che il rasoio è a filo, è sparita quella piccola strada di circa 1,5 mm che aveva, è tornato a filo. Adesso riporto, tolgo questa schiena d'asino chiamata così, la tolgo e la porto qua giù all'inizio del nero della forgiatura, così. Le mole che io ho sempre usato fino da bambino, che usava mio padre, la mola va in avanti, cammina dal basso in alto, non dall'alto in basso come tante attrezzature, tante mole vedo che funzionano all'inverso. Questo lato, possiamo vedere questo lato a diversità dell'altro, no? È sparita questa schiena d'asino e l'ho riportata, ecco, ha solo un piano, non due come in questo caso. Ecco quindi l'utilizzo di mole ad acqua, da quelle più grandi a quelle sempre più piccole. Vediamo la lama in questa fase, sia da un lato come dall'altro. Successivamente è questa la mola che dovrà lavorare, perché c'è una scala di diametri sulla mola, sempre più in piccolo, al fine di trovare la concavità massima verso la costa e dare quella flessibilità alla lama caratteristica sonante, il rasoio sonante. Si raggiunge così, con le varie mole, vari diametri, sempre scalando, sempre da più grande a più piccolo. Questa è una mola di 80 cm di diametro, questa è circa 16-18 cm e andiamo fino a una mola di questo spessore, di questo diametro qua. Vedete, piccola, questa fa una concavità superiore. Allora, vediamo la scala, eccola qua. Prima, diciamo così, lo smusso, filo, manico, 2/3 di lama. Secondo, con questa mola, filo, costa, tutta una concavità. Terza fase, filo, costa, una schiena d'asino che comincia da qui, inizia da qui la flessibilità della lama fino a renderla sonante. Andiamo a vedere la nostra lama che fine ha fatto.
Andiamo a provarla con la lima. Sì, perfetta. Si sente fischia, direi, la lima sul metallo quando a temperatura giusta. Andiamo a formare l'altro smusso, ovvero 2 schiene d'asino. Seconda linea, la mola lavora sempre più a ritroso verso la costa. Notare, faccio vedere con l'unghia, la flessibilità della lama, eccola, che cammina sotto l'unghia. Abbiamo completato l'opera della molatura del rasoio. Vediamo le 3 differenze delle 2 stiene d'asino, le 3 stiene d'asino, dal filo alla costa, la prima, la seconda, la terza, con una concavità, la vediamo per testa, molto accentuata. Assume una flessibilità. Ecco, passo sopra all'unghia. Qui abbiamo tolto tutta la parte, diciamo la scoria che ha provocato la forgia o il forno da dentro. Ecco, abbiamo realizzato la dentatura sul posto del pollice e sopra il dorso della lama per le altre dita. Il legno è ulivo, disegnato il manico, il modello del manico. Ecco, se andiamo a tagliarlo.
questa fase è per satinare la lama e far sparire quelle schiene d'asino famose e farla un bombè perfetto. All'inizio abbiamo fatto vedere la costruzione del rasoio in acciaio ATS34 o RWL. Però per motivi di rinvenimento con il forno, per far passare quest'ora, queste 4-5 ore che il forno si raffreddi, siamo passati al rasoio con le fasi di molatura, no? Sempre con una conicità ridotta per realizzare la flessibilità della lama, e siamo passati a una lama di damasco, e questa è in damasco. Ecco, l'acciaio è damasco, così si vede satinato, finito, eccetera, no? Tolte quelle schiene d'asino, mantiene la sua flessibilità e la vediamo. Per i disegni del damasco, perché quando l'acciaio damasco è molato i disegni scompaiono, però per far risaltare il disegno o la differenza, quello scalino tra una lamina dura e la morbida, occorre l'acido solforico. Questo è acido solforico, lo stesso acido che si trova all'interno delle batterie delle auto, e facciamo questa operazione adesso. Facciamo vedere come si realizza il disegno del damasco con l'immersione in acido. Adesso la lama la vediamo, come ripeto, finita, pulita, non ha niente. Ecco, l'immersione in acido, lo lasciamo pochi attimi immerso, e possiamo vedere, se abbiamo un attimo di attenzione, possiamo vedere l'acido che lavora sulla lama. Si vede realizzare il disegno a mano. L'artigiano va avanti nei passaggi di lavorazione con una lama già pronta, con un acciaio particolare, il damasco, con l'inserimento nell'acido solforico, che fa ritornare le immagini disegnate sulla particolare lama per essere ulteriormente affinata. L'artigiano utilizza i piastrini per collegare manico in legno in olivo e lama in damasco. Impernare, per mettere il perno al manico, qualunque sia, o in avorio di mammut, legno, corno di cervo, qualsiasi materiale, nel ribattere il perno spancia ai bordi esterni, no? Allora si può rischiare che spanciando rompe il manico, lo può inclinare, lo può spaccare. Allora proteggiamo noi il manico con dei piastrini che andiamo a realizzare con il foglio di argentone, cioè alpaca o silver, come lo vogliamo chiamare, no? E facciamo vedere come avviene. Questa operazione, perché i piastrini così piccoli di questo materiale in commercio non si trovano, bisogna realizzarli da noi. Si infila questo asse sul foro del piastrino, così con un colpetto faccia aderire meglio il piastrino all'asse. Ecco, questa è la misura giusta. Lo togliamo dall'asse, sempre con un colpetto di martello, così lo facciamo estrarre. Ok, eccolo là. Stessa operazione per l'altro. Adesso tagliamo. Questo materiale è micarta, non so se come plastica, carta compressa, veramente non lo so. Materiale vulcanizzato, mi dice il figlio. Prima do un colpetto leggero per vedere se sono sul centro. Sì, sono in centro, e adesso ecco, stacco il piastrino. Stessa operazione. Sì, mi sposto un po'. Ecco.
E i piastrini sono fatti. Uno e due. Manico. Ecco qua. Allora, inizia il montaggio. Lama, manico, il perno. L'artigiano è artigiano perché si deve alle volte arrangiare nel proprio lavoro, no? L'arte di arrangiarsi. L'arte di arrangiarsi, e l'artigiano la conosce bene. In questo caso per i perni io uso i mozzoni degli elettrodi di acciaio inox. Eccolo, qui vediamo ancora la scoria, questo mozzone non è più buono, anziché gettarlo io uso questo mozzone, è di 2,5 mm e è in acciaio inossidabile. Allora, mettiamo il perno di alpacca, il manico, piastrino d'alpacca, il manico, un piastrino di micarta. E questo è il figlio Luca, l'erede del mestiere. Allora, sì. Da un colpetto di martello, ecco, mettiamo l'altro piastrino, ecco, riuscire a fare il cappello. Ecco, se riesce a fare il bordo come l'ombrello, allora ecco, inizia, esatto. Bisogna col martello girare intorno per farlo spanciare, allargare, in modo che poi riesce a tirare le due placchette del manico. Ecco, batte centralmente, è perfetto come chiusura. Non passo la cotarella, si chiama pietra o cotarella, no? Per toglierle questa bavatura che vediamo flettere con l'unghia. Questa bavatura è come una peluria che sta sulla sommità del filo. Questa va tolta affinché esca fuori il filo ottimale. Questa agisce un po' come una lima. Ecco, sto piegando questa sbavatura dall'altro lato, dopodiché avviene il taglio della bavatura che si stacca e si raggiunge un filo preciso, perfetto. Perfetto non ancora, un filo buono, un filo direi crudo, vivace. Lo facciamo vedere per esempio, ecco, sul callo della mano. Possiamo vedere che filo abbiamo sul rasoio, ecco, come un bisturi. Vediamo come taglia, ecco, come un bisturi. Però adesso dobbiamo trovare il filo ottimale per stuccare il capello, il pelo della mano. Questa è una pasta che riesce a lucidare il manico, è come una cera che risalta molto di più il colore del legno d'ulivo. Vediamo il suo disegno molto vivace adesso, ecco la differenza, no? Questo è un colore ma più spento, ecco, viene fuori un lucido, così. Come oggetto è completato, è finito. La lama, il manico,
lo snodo, il perno che assume per lo snodo che è perfetto, la chiusura è centrale sul manico della lama, del filo centrale, non sorpassa il manico la lama, vedete io passo le dita tranquillamente, misura 6 ottavi perfetta. Adesso cosa manca? Due cose manca. Questa l'operazione che facciamo è la marchiatura, cioè significa apporre il marchio della ditta sull'oggetto, e per questo io utilizzo una penna ad aria compressa, una penna a percussione con la punta diamantata. Eccola, come vedete non c'è sul manico nulla. Adesso andiamo a mettere il marchio Mastro Livi, eccolo. Lo eseguisco soltanto io perché la mia calligrafia è questa. Il marchio tutti i miei oggetti non lo può fare altra persona che io. Mettiamo adesso Mastro Livi, mettiamo la R perché questo marchio è registrato alla Camera di Commercio, e abbiamo marchiato il rasoio sul manico. Adesso lo possiamo fare sulla lama, stesso marchio. Questa è la coramella, chiamata così, oppure chiamata anche cintura. Questa che uso io è stato un brevetto, per modo di dire, perché non la brevettò mio padre, ma è stato un'idea sua, molto geniale, perché la vediamo è in tela, è formata non di cuoio, spiegherò perché dopo, è formata di tela e pelle dall'altra parte. Allora, spiego il motivo. La tela perché non il cuoio? Perché il cuoio non riesce mai, mi dai la pasta Luca? Pezzetto della pasta. Non riesce mai a trattenere la pasta abrasiva che si va ad applicare sopra. Con il passaggio del rasoio sulla cintura del cuoio la pasta torna dietro, si attacca tutta sulla costa del rasoio e il filo del rasoio va a toccare su quel rigido pelino, perché il cuoio è il verso del pelo, quel pelo è che rende il filo sempre un po' aspro, mentre così abbiamo un taglio dolcissimo. Faccio vedere la pasta che io metto sulla cintura, eccola, è abrasiva, però abrasiva sottilissima, posso classificarla la sottile come il talco, ecco. Passo il rasoio così passo il rasoio. Poi in un prossimo DVD spiegherò anche l'uso degli strumenti come la coramella, la pietra belga, per affilare il rasoio in proprio, per fare questo lavoro di affilatura, per tenere il rasoio in filo perfetto senza ricorrere sempre dall'arrotino, diciamo. Ecco, questo passaggio sull'unghia perché io gli devo togliere un filo, una bavatura sottilissima, microscopica, che si forma con la coramella. Lo ripasso di nuovo, faccio passaggi più veloci. Ecco, dopo andiamo di qua, sulla pelle. La pelle a che serve? C'ha il suo perché. Perché una volta la cintura di cuoio, che usavano i barbieri con la pasta, oppure alcuni mettevano proprio dell'olio, addirittura olio d'oliva, che è negativo perché c'ha gli acidi, rovina il filo, però passavano su questa cintura di cuoio, poi per pulire bene il filo, l'ultima passata, lo passavano sulla mano, sul palmo, così come faccio io. Come sistema è buono, è valido,
però può essere pericoloso perché se il rasoio si impunta sulla mano lascia il segno. In altro caso l'anello che uno ha la fede al dito può danneggiare il filo se ci sbatte sopra. Allora questa pelle elimina il rischio della mano e dopo vi faccio vedere che la coramella, la parte della pelle, ha dei piccoli tagliettini, perché come dicevo prima il passaggio del filo può incappare che incida, fa quei taglietti microscopici, però alla fine della sera uno come me che lo fa spesso durante il giorno, alla fine della sera si avverte un fastidio. Eccoli i tagliettini che vediamo, li indico così con la punta, qui, questi tagliettini così e qua su, alla fine corsa, no? Girando il rasoio si può incidere la pelle. Ecco, adesso il rasoio dovrebbe essere perfetto. Sì. Se riusciamo a vedere il taglio, possiamo vedere, ecco, vede cadere i capelli. Questi è una ciocchetta di capelli naturali, ecco, e vediamo come li tronca. Vediamo qui sul tavolo. Io adesso non ho saponato la faccia, però posso tagliare, vi fa vedere come taglia, anche asciutto senza sapone, e non fa male, Ecco, dalla materia prima è un capolavoro. Questo con 3 cose: la mente, il cuore e le mani. Ma l'artigiano riesce a sintetizzare il suo lavoro, duro e di grande attenzione, con 3 requisiti necessari: mente, cuore e mani. È la tradizione familiare che continua. Questo è il capolavoro, è l'oggetto finito, che per me è come quando da ragazzo correvo in bicicletta, che non riuscivo mai non sono mai riuscito a vincere. Per me questa è una coppa, come una gara, come un gol che fa un giocatore, ecco, stessa soddisfazione. Al mio fianco c'è Luca e io mi auguro che veramente lui continui in questa strada, continui in questo lavoro, perché è un lavoro, direi un lavoro nobile il lavoro nostro in se stesso. Se poi parliamo del rasoio è veramente nobile, perché il rasoio, pensiamo bene, ha fatto la barba ai potenti della terra, ai re, ai principi, agli scienziati, ha fatto la barba a tutti. Io sono orgoglioso di presentare questa foto, perché tanti clienti, entrando nel negozio, guardano la foto e mi dicono, scusate l'emozione, mi dicono: dove l'hai messa questa moto? Perché è una moto bellissima. E io dico: magari avere ancora questa moto, ma perché siamo io e mio padre 2 gocce d'acqua. Questo era babbo mio che negli anni 37-38 andava in giro per la Toscana con questa moto a fare il servizio ai clienti, il servizio come arrotino. Ecco, il mio orgoglio è proprio questo, perché diciamo sono un ramo suo, lui è il ceppo, no? E questa è una cosa molto bella. Io mi auguro che il figlio faccia lo stesso e rimane ai posteri.